Diciamoci la verità, le pedaliere multieffetto sono fighissime, abbiamo un sacco di opzioni, super versatili, però non sono proprio per tutti. A volte ci serve semplicemente una pedaliera multieffetto semplicissima, senza andare nei menu, nei submenu, nelle impostazioni e tutto quanto, super complicati, con 50.000 riverberi, 15 overdrive e 16 delay, uno ce ne basta. Ed ho scoperto che ci sono anche delle pedaliere multi-effetto simili, però in formato molto mini e soprattutto molto più economiche di una Boss GT1000 o di una cosa del genere. Infatti, come ho fatto vedere, questa mi è arrivata dalla Sonicake, che è la stessa compagnia che produce la Matrixbox, ed hanno una serie di pedaliere multi-effetto super mini. Infatti possiamo metterla tranquillamente nella nostra borsa della chitarra, e sono molto comode da utilizzare, super semplici, analogiche credo, e oggi vi porto a vedere questa qua. Sì, perché nel sito della Sonicake possiamo trovare tutte queste pedaliere che coprono vari generi musicali. Abbiamo la mini pedaliera per il blues, la mini pedaliera per il rock, abbiamo quella per il basso, quella per l'acustica, mi sa che me ne manca una, e sì, questa qua. E questa qua infatti è soltanto per il metal. Infatti anche dal nome Black Hammer mi viene subito in mente che è una pedaliera per il metal. La chiudo lì. Ed oggi vi porto quindi a vedere come funziona questa pedaliera, gli effetti che ci sono e tutto la baradan, e sentiamo un po' di suoni. Comunque lasciatemi un like sotto questo video perché mi aiuta veramente tanto a crescere e a portare più prodotti in recensione, e soprattutto iscrivetevi al canale, oppure potete anche iscrivervi al mio nuovo canale Discord. Partiamo subito dal chassis. È veramente solido in metallo ed è stato verniciato con una vernice molto opaca che lo rende veramente anti-scivolo, proprio fatto molto bene. Stra piccolo, stra leggero, lo possiamo mettere tranquillamente dentro alla borsa se ci serve, però appunto ci servirà magari un accordatore, magari ci aggiungerei un po' di riverbero se non ce l'avete nell'ampli. Per il resto abbiamo tutto qua, quello che ci serve per trasformarci veramente in uno shredderone della Madonna. Le connessioni sono quelle di un pedale normalissimo, abbiamo il jack per l'entrata, il jack per l'uscita ed un'entrata per l'alimentatore a 9 volt che viene incluso appunto con questo affare qua. Voi direte, ma non è tanto, invece comunque rimane una cosa versatilissima, perché possiamo tranquillamente attaccarla ad un amplificatore sia nell'input se vogliamo, oppure anche nel return del nostro amplificatore. Oppure possiamo collegarlo ad un pedale o un altro sistema che ci dia le input response, quindi le simulazioni di cassa, ed abbiamo praticamente un rig concreto. Ed ora andiamo a vedere gli effetti. Abbiamo un ordine proprio classico, abbiamo un boost, un preamplificatore high gain, un chorus ed un bel delay digitale. Ed ogni sezione ha le sue manopoline per appunto aggiustare i parametri, soprattutto qua nella sezione del preamp ce ne sono veramente tante, ma adesso andiamo a vedere cosa abbiamo. Dunque non partiremo dal boost, perché il boost lo voglio lasciare alla fine e vi spiego dopo il perché a fine video. Passiamo invece subito alla ciccia, quindi al nostro bel preamplificatore, che ha praticamente i classici parametri di un amplificatore normale, come se avessimo un amplificatore dentro una scatoletta così. Quindi abbiamo il gain, il volume e le varie frequenze di equalizzazione, quindi le basse, le medie e le alte frequenze. In più c'è anche un bellissimo noise gate che rimane molto utile se non vogliamo del rumore di sottofondo. Per
Per la prova di oggi ho attaccato il pedale direttamente alla mia scheda audio Audient e l'ho fatta passare tramite Cubase attraverso un'emulazione di cassa, e l'emulazione che ho utilizzato oggi, se non mi ricordo male, è quella di un Friedman. Il suono è molto bello, è abbastanza incavolato, come ci piace a noi, e mi ricorda veramente tanto un 5150 o quelle paste lì, ma fatemi sapere se non siete d'accordo. I controlli sono più che sufficienti per ricavarne un buonissimo suono. L'unica accortezza che vi consiglio è di tenere le basse a 1 o a 2, perché il suono è veramente carico di basse se alziamo più di 3 o qualcosa. Ma passiamo al prossimo effetto. Abbiamo un chorus e qui abbiamo i soliti 3 parametri, quindi abbiamo un livello, quindi il volume del chorus, il depth e il rate, proprio classico chorus stile anni 80. Come avete sentito, anche nei suoni puliti comunque è un signor chorus, però la magia succede quando aggiungo il preamplificatore, secondo me. A me è piaciuto da bestia. E come ultimo in catena, come da solita pedaliera, abbiamo anche un delay per i nostri assoli. Qui abbiamo un volume, il numero di ripetizioni e il tempo delle ripetizioni, quindi proprio non ci serve altro. Ed è un delay che secondo me rimane un pochino più sul digitale, anche se comunque le frequenze si abbassano leggermente. Ed ora passiamo alla nota dolente, che secondo me non c'entra tantissimo, il boost. Sì, per carità, il boost fa comodo avercelo, però io l'avrei invertito col preamplificatore, perché in questa maniera, se lo accendo, praticamente mi aiuta a spingere il preamp, la sezione preamp più forte, quindi avrà un suono più distorto, però non alza tanto il volume. Io l'avrei preferito al contrario, semplicemente perché così posso premere questo e alzarmi di volume quel tanto che basta per uscire dal mix e fare il mio assolo. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti di questo aggeggino. Personalmente lo trovo molto utile, secondo me potrebbe non essere una soluzione definitiva, perché come ho detto io ci avrei messo qui magari un accordatore, un tube screamer o un wah, e qui magari anche un bel riverberino per avere una sezione completa con quello che di solito uso io per suonare. Però anche così diciamo che con quello che costa lo trovate sia su Amazon e sul sito della Sonicake, vi lascio un link qua sotto in descrizione. È un bel aggeggino da utilizzare, economico, portatile e soprattutto ha dei buoni suoni. Tra l'altro invece, se vi piacciono proprio gli effetti digitali, multi-effetto con un sacco di opzioni, quelle robe lì, avevo anche recensito tempo fa la Matribox 2, sempre dalla Sonicake, e vi lascio il video qua se siete interessati. Nel frattempo vi ringrazio di aver visto questo video, spero vi sia stato utile. Se non lo è stato lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo la prossima volta. Ciao!